Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare di Mozza e del suo cambiadacca HGP Shifter. Cambio a 7 marce più retromarcia. Ringrazio Mozza nel credere nel mio canale per poter recensire tutti i suoi prodotti. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, parleremo oggi del cambio ad H della Mozza, un cambio ad H dal costo intorno ai 170 euro. Ma iniziamo come sempre dall'inizio e capiamo cosa troveremo all'interno del packaging. Una serie di viti per poterlo montare sulle vostre postazioni, anche dei piccoli attrezzi per fare delle regolazioni, questi due spessorini, ma poi vi farò vedere, eccoci qua, come si montano, che andranno a limitare ed attutire il rumore che fa il cambio durante le cambiate nel caso ne abbiate bisogno. E questo piccolo ricambio è uno spaziatore e vi faccio vedere subito a cosa serve quello spaziatore. Vedete? Sarebbe questo qui. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Ecco qua. Lo inserite qui dentro e andate a rimontare tutta la parte del pomello. Questo perché nel tempo potrebbe capitare che con cambiate molto violente si vada un pochino a rovinare questa parte del cambio. Vedete? Quando fate la cambiata va a sbattere tutte le volte nella parte frontale e avrete comunque la possibilità di fare un cambio e rifarlo ritornare nuovo come prima. Io, per quanto l'ho utilizzato una mesata, i segni sono veramente minimi. Anche su altri cambi capita che vengono effettuati questi piccoli segni. È una cura di Mozza sotto questo punto di vista. Arriviamo adesso a parlare della struttura, totalmente in metallo. Anche la verniciatura è molto piacevole anche al tatto e sono tutte piastre di metallo. Anche la parte dell'asta, ragazzi, vi dà un ottimo senso di solidità e soprattutto il pomello mi è piaciuto tantissimo. Guardate anche le rifiniture. Nella parte sotto troviamo poi delle asole e un foro per poterlo montare sulle vostre postazioni. Quindi questo permette sia di montarlo direttamente sul profilato oppure una piastra di montaggio potete provare ad utilizzare anche le asole e a quel punto anche giostrarvi con piccoli movimenti per regolarvi anche la posizione e la distanza da voi. Nella parte frontale abbiamo le connessioni RJ per il collegamento direttamente alle basi Mozza oppure il solito connettore di tipo stampante per collegarlo direttamente al PC. Nella parte interna, vediamo se riesco a farvelo vedere, ma tanto manderò delle immagini anche da smontato, c'è tutta una parte in pelle che va a chiudere tutta la parte dove c'è il meccanismo, questo per evitare che ci vada polvere e quindi possa andare a rovinare quelli che sono poi gli incastri e gli ingranaggi. Come ho detto nell'antefatto, si parla di un cambio 7 marce più retromarcia e entriamo adesso in quello che è il vivo della recensione. Vi dico, nella parte centrale, guardate, ha un pochino di gioco. In realtà molti cambi di questa fascia hanno questo genere di gioco. Prendo uno degli esempi più lampanti, che è in realtà anche uno dei miei cambi preferiti, il Fanatec, anche quello nella zona centrale ha un bel giochino, ma non è pregiudizievole per le cambiate. Arriviamo adesso, secondo me, a quella che è la parte più importante, l'innesto marcia. E per spiegarvelo vi manderò delle immagini di come è fatto all'interno. Inizio subito col dirvi che per il movimento destra-sinistra è demandato a delle molle a torsione. Naturalmente dalle immagini capirete ancora meglio tutto questo come si comporta. Per quanto riguarda invece l'innesto è demandato sempre ai soliti pressori. Cosa sono i pressori? In realtà sono delle sfere che vengono spinte in avanti da una molla precaricata e quindi rende un pochino complicato la parte dello sgancio, vedete? E nel passaggio
tra una posizione e l'altra. Ci sono degli incavi dove queste sfere hanno il loro alloggiamento. Una volta che dovete toglierlo dall'alloggiamento vi costringe a una certa forza più forte all'inizio e poi vi aiuta e vi accompagna nel movimento successivo. Per arrivare adesso ad essere ancora più dettagliati su quello che è il movimento e il tipo di durezza, personalmente l'ho trovato in questo movimento più preciso di quello che potrebbe essere un cambio Fanatec SQ 1.5. Questo perché in quel caso viene sempre utilizzato un pressore, è un pressore un po' più grosso rispetto a questo, ma è un unico pressore precaricato da una molla regolabile in quel caso, che va a definire sia la parte centrale, sia l'innesto della marcia superiore che l'innesto della marcia inferiore. In questo caso invece ci sono 4 pressori più piccoli, 2 per la marcia frontale e 2 per la marcia dietro. Seppur più piccoli, il fatto che ce ne siano 2 rendono, dal mio punto di vista, lo sforzo per fare il cambio marcia più piacevole, più netto. A prescindere che in questo caso non ci sia la possibilità di regolarlo, secondo me è più piacevole nel vario movimento che potete fare nell'innesto delle marce. Faccio notare che poi una volta inserita la marcia, naturalmente trovandosi nell'alloggio, i giochi spariscono totalmente. Altro aspetto che voglio farvi notare è che per l'innesto della settima e della retromarcia bisogna fare la pressione sul pomello e a quel punto vi darà la possibilità, vediamo ve lo faccio vedere così, di superare e inserire in questo caso la retromarcia o la settima marcia. Altrimenti, se non premete e spostate solamente in questo modo, come vedete c'è un blocco meccanico sia da un lato che dall'altro, quindi premete e inserite. Tutto chiaro? Devo dire che la settima marcia in pochissime macchine, ne conosco forse un paio in cui serve la settima marcia, la retromarcia può essere utile nel caso in cui facciate manovra, quindi non trovo troppo complicato l'utilizzo della retromarcia facendo questo movimento. Naturalmente per manovre più veloce serve sempre un pochino di pratica. Vi avevo parlato prima di questi spessorini che vanno montati, adesso vedete hanno anche il numero della marcia scritto, vanno montati in questo modo qua. E questo che cosa porta? Che quando cambiate la marcia, in realtà di poco più di 1 millimetro, innanzitutto si accorcia un pochino il movimento, ma soprattutto, ve sentite, diventa molto più silenzioso. Ve lo faccio sentire senza, perché sbatte meno la parte della base del cambio. Ve lo faccio risentire con. Naturalmente per chi ci gioca di notte è un bel optional. Personalmente a me il cambio un po' rumoroso piace, non ho problemi nell'utilizzo e preferisco utilizzarlo senza. Per quanto riguarda poi l'impanatura è M12 e quindi potete, se volete, cambiare anche quello che è il pomello con un pomello standard. Arriviamo adesso alla parte software e ho fatto un video per voi. Eccoci finalmente al pittasso, vi faccio vedere il cambio, viene direttamente rilevato e già calibrato. Per la settima bisognerà premere e idem per la retromarcia, dovrete premere, vedete, verso il basso e in avanti. Però le marce sono già tutte calibrate. Faccio vedere la calibrazione, vi basterà cliccare su start, tenete premuto la leva e fate destra e sinistra, destra e sinistra, destra e sinistra, che prende praticamente i limiti massimi di movimento. La calibrazione è avvenuta con successo e a questo punto provate prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima e reverse. In realtà poi è possibile attivare anche l'auto downshift throttle beep, praticamente sarebbe anche una sorta di puntatacco che viene effettuato direttamente dal software Mozza, ma questo può avvenire solamente con le pedaliere Mozza e quindi quando il cambio è direttamente collegato alle proprie basi. Ragazzi, bentornati. Nella parte software mi ha molto colpito la parte di attivazione dell'autoblip, cioè della doppietta, o anche chi usa il puntatacco, cioè che va a dare un aiuto un pochino nella fase di scalata ad alcune marce, anche se ormai molti giochi, uno dei giochi con cui si può giocare con un cambio manuale è Assetto Corsa per esempio, e anche lui ha nel suo software in realtà questa stessa funzione.
ma è carina implementata direttamente nel cambio e nella pedaliera. Secondo me l'unico limite però di questa tecnologia è che va sfruttata solamente se si utilizza una pedaliera Mozza, e magari ci sono persone che hanno pedaliere di altro tipo e non possono utilizzare questa feature. Capisco che tutto questo sia possibile proprio dalla correlazione dell'ecosistema Mozza, però è secondo me un limite un pochino, che è una feature carina ma limitata purtroppo soltanto agli ecosistemi Mozza. Arriviamo poi anche a parlare della precisione di questo cambio. Funziona con dei sensori di hall posizionali, ce n'è uno che va a definire lo spostamento destra-sinistra e un altro che va a definire avanti e indietro. Tutto questo consente una precisione davvero ottima del cambio una volta calibrato. Come avete visto, anche la fase di calibrazione è davvero semplice e quindi poi potete stare tranquilli che non sbaglierà nemmeno una marcia. Ma poi alla fine è il feeling che ci interessa più di tutti, perché poi il funzionamento sono elettroniche abbastanza semplici, quindi guardatevi il video mentre lo utilizzo e poi arriviamo alle conclusioni finali. Bentornati. Ho trovato il prodotto ottimo soprattutto per il prezzo, intorno ai 170 euro, e offre un feeling a mio avviso molto piacevole. In realtà, per chi non è intenzionato ad avere anche un cambio sequenziale e quindi non gli interessa la combo che è possibile con il cambio Fanatec, a mio avviso questa è un'ottima scelta, soprattutto per il feeling che offre, perché secondo me nella parte ad H è molto bello anche rispetto al cambio Fanatec. Come sempre con tutti i cambi che hanno una griglia che va ad aiutare quello che è l'inserimento poi delle marce, serve un piccolo allenamento mentale di quella che è la memoria muscolare per gli ingranaggi, ma questo avviene con tantissimi tipi di cambi anche se non hanno la griglia, perché magari hanno degli innesti precisi in una determinata maniera e quindi va utilizzato in un modo diverso, ma questo avviene ragazzi anche con le auto vere. Quindi personalmente straconsigliato anche questo prodotto, ben realizzato dal punto di vista estetico, di materiali e compattezza, e a mio avviso ad un prezzo davvero interessante. Naturalmente lascerò tutti i link in descrizione per poterlo acquistare. Vi ricordo sempre MDS Simparts, andatemi a cercare su Facebook. E poi ragazzi, visto che come dico sempre, non ci sono affiliazioni con nessun brand, è soltanto la mia personale opinione sul prodotto, ma ragazzi, un'iscrizione al canale me la merito. Ciao!